Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Marco e oggi parliamo della mia macchina, la Toyota MR2. Toyota MR2 nasce nel 1984 grazie ad una collaborazione tra Toyota e Lotus. È una coupé col motore in posizione centrale, trazione posteriore ovviamente, e due posti secchi. Infatti la sigla MR significhi appunto Midship Runabout, che è una metafora per descrivere il motore in posizione centrale e la trazione posteriore. Mantenendo questa filosofia del motore centrale e i due posti secchi, quest'auto si è evoluta in altre due generazioni. La seconda rimarrà una coupé come la prima, più morbida nel disegno, molto più moderna, mentre per la terza generazione Toyota cambierà totalmente filosofia e passerà ad una Spider molto leggera, più agile, che è anche l'auto che proveremo quest'oggi. Questa terza generazione di MR2 è equipaggiata con un 1.800 4 cilindri in linea aspirato con fasatura variabile sul lato aspirazione, che eroga 140 cavalli. Non sono molti, però va considerato che sono montati su un'auto che pesa circa 1000 kg, qualcosina meno, è abbinata a un cambio con rapporti abbastanza lunghi ed il limitatore è fissato a 7000 giri, il che rende l'auto e questo motore molto dinamici e divertenti. Piano, si può andare forte in base a come si sfrutta il motore. Se uno vuole andare forte ovviamente deve tirarlo al massimo, comincia a scatenare tutta la sua potenza circa sui 4000 giri, mentre se si vuole andare piano e fare una passeggiata rilassante basta tenersi sotto i 4000 giri e la macchina è normale, non sembra neanche un'auto sportiva, ecco. Tutte e quattro le ruote hanno le sospensioni indipendenti, schema McPherson. Abbiamo un differenziale autobloccante Torsen, che per questo tipo di auto è indispensabile per me. Ma non voglio soffermarmi troppo sui tecnicismi, ma vorrei dire quello che per me rappresenta quest'auto e l'emozione che mi trasmette. Quello che credo sia il punto di forza più importante di quest'auto è la tenuta di strada. Tutte le caratteristiche che ho elencato, quindi la leggerezza, le quattro ruote indipendenti, rendono quest'auto veramente divertentissima da guidare e dà un handling incredibile, anche perché come me non è che sia un pilota professionista. Adesso sto affrontando un tornante ad alta velocità, ma è molto difficile farle perdere aderenza, anche se sicuramente se la dovesse perdere sarebbero guai, immagino, rispetto ad un'auto che ha motore anteriore e trazione posteriore, ma è veramente difficile farla arrabbiare abbastanza.
Un altro punto di forza è il cambio. Sì, lo so, non è molto corto per i canoni di oggi, però è comunque preciso, di facile utilizzo e quindi è comunque sufficiente. Un altro punto di forza che mi ha veramente reso felicissimo dell'acquisto di quest'auto quando l'ho acquistata è la pedaliera. La pedaliera è veramente sportiva al massimo, il freno è praticamente attaccato alla leva dell'acceleratore e quindi questo permette dei tacco punta veramente semplicissimi. Non vorrei neanche chiamarli tacco punta in quanto uso solamente la punta del piede. Quindi, come ho detto, la tenuta di strada, l'handling di quest'auto e la relativa facilità nell'utilizzo per me la rendono veramente divertentissima. È sempre un piacere guidarla, anche in una guida rilassata domenicale, sia quando si va un po' più forte. È veramente facile e comunicativa. Ovviamente in pista non sarebbe così facile, cioè non la sfrutto al massimo, non sono un pilota, però per me è un ottimo inizio per cominciare a imparare a guidare una macchina a trazione posteriore, rimanendo comunque abbastanza in sicurezza. Il differenziale si sente quando entra, quando lavora, ed è un punto in più sicuramente, perché come ho detto auto con motore centrale e trazione posteriore possono essere pericolose, perché è difficile che perdano il posteriore, ma se lo perdono bisogna essere veramente reattivi con il controsterzo. Per concludere vorrei dire che sono pienamente soddisfatto dell'acquisto di quest'auto, infatti ha superato decisamente le mie aspettative e secondo me meriterebbe anche molta più attenzione da parte degli appassionati, perché comunque soprattutto in Italia non ha avuto un grande successo. Per questo, se siete interessati all'acquisto di un'auto sportiva ad un prezzo ragionevole, vi consiglio perlomeno di non scartarla a priori quest'auto, perché potrebbe veramente regalarvi delle gioie ed emozioni. Per questo vi consiglio di visitare il sito all'indirizzo www.mr2forum.it, dove potete scoprire tutti i segreti di quest'auto. Infatti a me ha aiutato molto nella scelta dell'acquisto di quest'auto, perché comunque si possono trovare tutte le informazioni riguardanti quest'auto, pregi e difetti, perché ovviamente anche quelli. Detto questo vi saluto, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Diteci anche la vostra, i vostri feedback per noi sono importanti adesso, visto che siamo all'inizio, e niente, ciao!